La sera del 21 settembre 1945 sono morto. Quando un film inizia con queste parole, capisci subito che non ci sarà un lieto fine. La tomba delle lucciole, capolavoro dello studio Ghibli, non è però solo una storia triste, è anche il racconto profondo di un amore fraterno indissolubile. Quando pensi a Studio Ghibli, pensi inevitabilmente ad Hayao Miyazaki. I suoi film ci fanno sognare, viaggiare e scoprire mondi straordinari. Si dice che siano magici e rivoluzionari. Spesso però le sue storie sono di denuncia e condanna all'uomo per le sue contraddizioni, come ad esempio in Nausicaa della Valle del Vento, in Principessa Mononoke o anche in Porco Rosso. Ma a fare uno dei film più significativi da questo punto di vista, contribuendo a rendere grande lo studio Ghibli, è stato Isao Takahata. Isao Takahata era maestro, amico, ma anche rivale, se vogliamo, di Hayao Miyazaki. Era visionario e allo stesso tempo interessato all'essenziale della vita. Takahata ha dato ai suoi film sempre un'impronta realista, guardando da vicino la quotidianità delle cose, dei piccoli gesti o semplicemente di fatti che toccavano la sua sensibilità. Prendiamo ad esempio il film Pon Poko, dove l'attenzione è sulla deforestazione e sul rispetto di flora e fauna, o in Pioggia di ricordi, dove si concentra sulla semplicità apparente dei ricordi d'infanzia che ritornano e dove mette in parallelo l'infanzia e la vita da adulta della protagonista. In La tomba delle lucciole invece si concentra sull'orrore della guerra, una guerra vista dagli occhi di due bambini. Isao Takahata, nato nel 1935, subì sulla sua pelle la distruzione della Seconda Guerra Mondiale. Durante un bombardamento nel 1945 riuscì a salvarsi lanciandosi in un fiume insieme alla sorella. Ma La tomba delle lucciole non è il racconto autobiografico di Isao Takahata. Per raccontare questa storia si basò su un racconto breve, autobiografico, scritto da Kiyuki Nosaka, anche lui sopravvissuto alla guerra e segnato per sempre dalla morte della sorellina. L'autore pensava che nessuno avrebbe potuto farne un film, ma Takahata lo convinse dicendo che avrebbe raccontato solo la verità per far riflettere e non dimenticare. Il film ha una struttura circolare, si apre con un momento angosciante, quasi surreale, e la voce di Seita, il protagonista, che ci annuncia la sua fine. Da qui in poi un lungo flashback ci racconta la storia di Seita e di sua sorella Setsuko. Gli Stati Uniti stanno bombardando incessantemente il Giappone. La famiglia di Seita, come tutte le altre, è costretta a correre in un rifugio ogni volta che la sirena annuncia un nuovo attacco. La piccola Setsuko però, di soli 4 anni, non vuole abituarsi agli spazi stretti e al caldo soffocante dei rifugi. Come si può costringere una bambina ad abituarsi ad avere paura ogni secondo della sua vita? Anche Seita è costretto a crescere in fretta. La sua scuola è stata distrutta, la loro mamma purtroppo non ce l'ha fatta dopo l'ultimo bombardamento. Ora tocca a lui prendersi cura di sua sorella. Per un breve periodo l'aiuto di una zia sembra dare loro una nuova speranza, oltre che un tetto. Setsuko riesce ancora a vivere momenti di spensieratezza, e quando Seita le porta una scatola di caramelle, il suo volto si illumina. Lo stesso succede quando di notte scopre la meraviglia delle lucciole. Ma quella spensieratezza poco a poco si affievolisce. Takahata ci fa sperare, ci illude che forse per Setsuko e Seita ci sia ancora una possibilità, ma è solo una caramella per addolcire l'amaro del destino che li attende. La guerra porta via tutto. Il mondo attorno a loro prova a ricostruirsi, ma è un mondo che non ha più spazio per loro. A fame e disperazione, l'essere umano può rispondere con grande solidarietà e umanità. Ma in questo clima di guerra non sono certo virtù che permettono di sopravvivere. La zia, che ha accolto inizialmente Setsuko e Seita, presto inizia a dare prove di sentire il peso della loro presenza. 2 stomaci in più da sfamare sono troppi e i bambini mangiano molto. Non è disposta a condividere il pasto prezioso per la sua famiglia e vorrebbe che Seita andasse a lavorare e che si guadagnasse da mangiare. Seita, pur di continuare a dare un tetto a Setsuko, vende i vestiti della madre e con quel denaro compra del riso, tutto per loro. Ma col tempo ormai vivono isolati e Seita, dopo aver trovato un rifugio abbandonato, asseconda la richiesta di Setsuko di trasferirsi là. Takahata punta il dito contro l'egoismo, l'individualismo, l'incapacità di vedere 2 bambini per quello che sono realmente. 2 anime disperate in cerca di una casa e di qualcuno che gli dica che tutto si sistemerà presto. Ma la guerra dà solo incertezze e la figura della zia è solamente lo specchio della paura che genera. Nessuno vede 2 bambini, solo 2 bocche da sfamare, e questo basta a lasciarli andare. Le scorte di cibo finiscono presto. Seita ruba dal raccolto dei contadini, ma viene scoperto e brutalmente malmenato. Forse è qui che inizia a capire che sarà difficile andare avanti da soli. Eppure, con tutte le sue forze, tenta di offrire a Setsuko una parvenza di normalità. Si carica sulle spalle il peso di tutto ciò che stanno passando.
cercando di essere forte. Ma la realtà è un'altra. La decisione di lasciare casa della zia per orgoglio e per un senso di dignità che Seita vuole preservare è una decisione sofferta ma quasi obbligatoria. Non accetta di non essere abbastanza in un momento così difficile. Non può essere debole. Ma questa scelta si rivela, purtroppo, una condanna per la piccola Setsuko, che lentamente comincia ad ammalarsi. I valori che Seita dimostra di avere e che in altre circostanze sarebbero state eccezionali virtù, in questo caso sono un limite ed una condanna. E in tutto questo le lucciole? Le lucciole sono uno degli elementi simbolici più potenti, piccole luci nelle notti buie, regalano momenti di meraviglia agli occhi di Setsuko, ma sono anche un simbolo di fragilità, una luce che brilla intensamente, ma per troppo poco tempo, una luce che andrebbe custodita con cura perché è destinata a spegnersi. È la stessa Setsuko a chiedersi come mai devono morire così presto. Una domanda sincera e straziante, la stessa sorte che inesorabilmente toccherà a Setsuko, che morirà poco dopo. Se non conoscessimo il finale, potremmo vedere le lucciole come soltanto una metafora, ma il messaggio è diretto e senza filtri. Takahata ci mette davanti all'assurdità della morte innocente. Il finale di questa storia è tragico e senza un lieto fine. Non c'è speranza, nemmeno per i bambini. Il film si chiude come è iniziato, con la morte di Seita. Ma ora conosciamo la sua storia, conosciamo il dolore che lo ha portato lì. Lo rivediamo poi accanto allo spirito di Setsuko, seduti su una panchina. Il mondo è andato avanti, ma a che prezzo? La tomba delle lucciole non è solo un racconto di morte e dolore, è una disperata richiesta di umanità. In mezzo a vinti e vincitori ci sono i bambini, ci sono gli innocenti che avrebbero diritto ad un futuro, ad una carezza e a una speranza. Questo film ci chiede di ricordare, di guardare in faccia la sofferenza, di non voltare mai le spalle, perché solo così possiamo sperare che simili tragedie non si ripetano mai più. Grazie per essere arrivato fin qui, se ami le storie che lasciano il segno iscriviti per non perdere i prossimi video.